Il miracolo economico italiano, il boom economico italiano, 1951, 1962, 63, una dozzina d'anni nei quali l'Italia cambiò volto, passò da essere un paese largamente agricolo a essere un paese industriale, un grande paese industriale, e lo siamo tuttora. Quali sono i fattori che hanno contribuito a determinare questa grande svolta? Che ha portato l'Italia a essere, ripeto, da essere un paese distrutto dalla guerra, largamente provato, a un paese, ripeto, industrializzato. Allora, li elenco. Il primo, il più importante, la fine del protezionismo. Il fascismo era stato protezionista per un lungo periodo, per quasi tutto il suo periodo di governo, ma era stata protezionista anche la sinistra storica. La fine di questo protezionismo, l'abbassamento dei dazi doganali, fu determinante perché chiaramente stimolò la produttività e gli investimenti, l'arrivo di investimenti e aumentò chiaramente la domanda potenziale. Secondo fattore che vi elenco è noi siamo tra i paesi fondatori dell'Unione Europea, dei 6 paesi fondatori dell'Unione Europea, e la CECA e la CE aiutano proprio questo processo di integrazione europeo e di allargamento dei mercati. Terzo fattore è la politica economica saggia del liberale Einaudi, che unisce il liberismo economico ad provvedimenti da parte dello Stato che stimolano la domanda. Inoltre combatte vittoriosamente l'inflazione. Questo, accanto alla stabilità politica, con l'egemonia della democrazia cristiana, sono fattori tutti questi positivi. Quarto fattore, l'immigrazione interna, storica. Una parte consistente, diciamo, del sud, del mondo giovanile, ma non solo, emigra al nord, centinaia di migliaia di persone, e questo chiaramente fa sì che come dire, la ricchezza prodotta dal miracolo economico rimanga all'interno del paese. Questo è un altro aspetto importante. Quinto aspetto, non ci fu bisogno di particolari ricerche tecniche, tecnologiche per essere competitivi in quel momento. Bene o male, le scoperte erano note, ed erano note a livello, insomma, orizzontalmente tra i paesi europei, e questo fondamentalmente agevolò l'Italia come paese, diciamo, in crescita, nascente, che non poteva permettersi particolari in quel momento, diciamo, capacità diciamo, di ricerca tecnologica. Sesto fattore, il piano Marshall, aiuti economici a fondo perso degli americani, importantissimi soprattutto per creare infrastrutture, ma non solo, per ricostruire un paese, soldi a fondo perso, quindi fondamentalmente determinanti. La politica di Enrico Mattei, settimo fattore, cioè l'abbattimento fondamentalmente del costo dell'energia, in particolar modo quella petrolifera. Mattei, insomma, chiaramente, come penso voi sappiate, ha, come dire, contrattato direttamente con i paesi produttori del petrolio, ma anche con la Russia comunista. Questo, ripeto, e non solo fece questa politica piuttosto spregiudicata, ma anche cercò, e anche con successo in alcuni momenti, come dire, pozzi petroliferi, e non solo, anche nel nostro paese. Abbattimento dei costi dell'energia
e investimenti e un altro aspetto importantissimo ed è l'ultimo che vi elenco, il basso costo del lavoro. Questo è importante soprattutto in una fase iniziale per favorire una fase iniziale dello sviluppo economico, del boom economico, per favorire gli investimenti in maniera particolare. Chiusa questa parentesi dei fattori che hanno causato, che hanno contribuito a causare e determinare questo sviluppo economico, passiamo ai settori fondamentalmente come dire, che hanno trainato questo sviluppo economico. Beh, l'auto è per certi aspetti il principale, la Fiat è l'emblema. Fiat è nata nel 1900, ma voglio dire, all'inizio, nei primi decenni, le auto prodotte erano davvero poche centinaia. Viceversa, negli anni 50, negli anni 60, l'Italia improvvisamente eh, si riempie, le strade italiane si riempiono di auto, le 500 e le 600 per lo più, comprate a rate, a tasso zero. Diciamo, il ceto medio piano piano se lo può permettere e chiaramente questo poi cambierà anche poi gli stili di vita degli italiani. Poi l'altro elemento fondamentale è anche questo emblematico, i frigoriferi nella casa, diciamo, dell'Italia prima degli anni 50 non avevano i frigoriferi, i primi anni 50 le case di produzione producevano poche migliaia di frigoriferi, nei primi anni 60 qualche milione di frigoriferi. Voi capite bene che di frigoriferi, ma non solo i frigoriferi, gli elettrodomestici diventano l'emblema della casa che cambia, della cucina che cambia, e chiaramente anche qua degli usi e dei costumi. E poi la macchina da scrivere, chiaramente, perché chiaramente in una società sempre più industrializzata diventa anche più, chiaramente sempre più burocratica, e la macchina da scrivere è un altro di quegli emblema importanti di questo sviluppo economico. La televisione in Italia arriva nel 1954, ma ricordiamoci, solo un italiano su 10 a metà degli anni 60 ha la televisione di proprietà. Molte volte si vedeva insieme tra le famiglie per, come dire, vedere soprattutto i programmi, il mitico, insomma, Lascia raddoppia, ma anche altri, insieme ad altre famiglie la sera, oppure il mitico Carosello. Ecco, ultimo blocco del ragionamento che vi propongo è i cambiamenti economico-sociali. Scusatemi, i cambiamenti sociali. Beh, l'auto, il movimento, chiaramente molte persone vedono per la prima volta il mare, maggiore libertà, maggiore individualismo, la società si laicizza, si secolarizza, gradualmente, chiaramente, no? La centralità diventa sempre più quella dell'individuo e anche del successo economico e non solo. Alcuni pilastri della cultura, diciamo, della società rurale perdono forza, la Chiesa in maniera particolare, gli italiani andavano a messa con una percentuale molto elevata, dopo gli anni 60 invece, durante gli anni 60 e dopo ancora di più, questa percentuale si asciugherà parecchio. La stessa famiglia cambierà forma, il numero di figli calerà considerevolmente, gradualmente, ma molto considerevolmente, di pari passo con, ripeto, appunto la società dei consumi. E questo è un altro aspetto. Io ricordo che per quanto riguarda la famiglia, insomma, il divorzio è del 1970. La scuola, con la riforma, diciamo, del centro-sinistra si potenzia, come dire, si aumenta il numero di ragazzi che si laureano, con la riforma dei primi anni degli anni 60 viene eliminato l'avviamento, quindi tutti quelli che fanno la scuola media possono proseguire, se lo desiderano, al liceo, possono proseguire gli studi fondamentalmente, e aumenta sempre più il numero di laureati. E anche tramite la scuola, non solo tramite la scuola, ma anche tramite la televisione, la lingua diventa una lingua comune gradualmente, e i dialetti chiaramente iniziano ad asciugarsi. L'immigrazione è un fattore determinante perché questo paese chiaramente si conosce per la prima volta per certi aspetti dopo 100 anni dalla sua nascita, e fu un'integrazione alle volte problematica, stimolante, ehm, insomma una tematica
tematica viva, ecco, una tematica viva, aperta che durerà per diversi anni e per certi aspetti dura anche oggi. Ultimo punto, questi sono aspetti complessivamente, diciamo, positivi, gli anni 60 vengono ricordati in maniera positiva, ma ci sono anche aspetti problematici, nel senso che la fine di una società rurale, come dire, e di un certo, di certi valori, insomma, di una certa naturalezza, anche di una certa staticità, ci sono elementi di, come dire, di luce, di ombra, di preoccupazione, soprattutto da parte del mondo intellettuale che critica per certi aspetti molte volte, come dire, questa eccessiva fiducia nella società dei consumi, come dire, soprattutto nei suoi processi di omologazione, e vi consiglio di vedere Accattone di Pasolini, direi 2 film di Dino Risi, Il Vedovo e Il Sorpasso, e anche La dolce vita, direi, di Fellini.